Oggi è proprio il caso di dire che questa ricetta sarà veramente una bomba, perché oggi farò le bombette pugliesi. Ricetta. E poi, prima che cominciamo a fare tutta la ricetta eccetera, vi siete iscritti? Ancora non vi siete iscritti? Ma che aspettate? Guardate che ricettine che vi faccio, datevi da fa, cliccate quel pulsante, a voi non costa nulla e a me fa un mondo di differenza. Allora, abbiamo bisogno del capocollo di maiale, 8 fette per fare 8 bombette, io qui l'ho già preparato sul foglio di carta da forno che dopo vado a battere. Poi abbiamo bisogno di aglio e prezzemolo, della pancetta e del caciocavallo, poi ovviamente sale, pepe e olio. Tritiamo il prezzemolo con l'aglio tutte e due insieme. Ora andiamo a battere la carne per renderla più larga e più sottile. Saliamo, beviamo. Adesso ci andiamo a mettere la pancetta, il nostro caciocavallo e poi il prezzemolo con l'aglio. Poi andremo a chiudere le parti laterali così e poi lo andiamo a rotolare cercando per quanto è possibile di fare un cilindro perfetto. Qui abbiamo la chiusura, andiamo a inserire lo stecchino così in questa maniera in modo tale che poi riuscirà ad andare bene alla cottura. Adesso ci andiamo a occupare delle altre fettine. Allora, prendiamo una teglia e ci mettiamo carta da forno, la ungiamo per bene e ci andiamo ad adagiare le nostre bombette. Poi le andiamo a ungere sopra con un filo d'olio e le andiamo a fornare a 200 gradi per 15-20 minuti, volendo anche con la funzione grill. È incredibile. E allora poi andiamo a infornarle a 200 gradi per... E poi le inforniamo a 200 gradi in forno per 15-20 minuti. C'è niente da fare, sto cazzo. E poi le andiamo a fornare a 200 gradi in forno per 15-20 minuti, volendo anche con la funzione grill. Pazzesco! Allora, a parte il succello che qui sopra passava puntualmente quando parlavo e pareva lo facesse apposta, strillando come un'aquila, comunque come avete visto la ricetta è molto semplice e come tutte le ricette tipiche bastano pochissimi ingredienti per fare qualcosa di spettacolare e meraviglioso. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta e soprattutto rifatela perché veramente ci vuole molto poco per fare un piatto veramente strepitoso e in più faremo un onore, per chi non lo è chiaramente, alla Puglia stessa. Detto questo io vi ringrazio della compagnia, noi ci rivedremo al prossimo video, io vi auguro una buonissima giornata. Bacioni.